Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare delle modifiche che ho fatto per la pedaliera DC1. È il modello entry level dell'azienda DC e ho pensato che ci fossero alcuni aspetti che per mio gusto personale potevano migliorare. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per vedere tutte le modifiche che ho portato alla DC1, modello entry level dell'azienda DC. E in primis vi faccio vedere, sono piccole modifiche a livello estetico che riguardano il copri elettronica e la parte del base plate. Ci ho messo queste strisce in finto carbonio che danno l'effetto di carbonio, che però a livello estetico, a mio avviso, migliorano non di poco quella che è la resa totale di questa pedaliera rispetto al modello base. Innanzitutto perché nella parte frontale è un po' rovinata visto il tipo di lavorazioni, e secondo me, così ve la faccio vedere, l'effetto penso che sia molto più bello. Guardate anche sulla scatolina dell'elettronica come viene bella. Secondo me sono modifiche che potete fare a casa veramente con poco, che però migliorano non di poco quello che è l'aspetto estetico della pedaliera, contando poi che già utilizza di base dell'adesivo in carbonio per coprire questa parte qua. Per mio gusto personale è abbastanza omogeneo quello che è il risultato finale di tutta la modifica. Altra modifica che potete fare da soli a casa è spostare l'attacco del perno della molla dell'acceleratore da quest'asola qui a questo punto fisso. Questo perché si andrà a indurire quella che è la forza che servirà per premere l'acceleratore, perché secondo me di base anche alzato nell'asola al punto più alto risulta sempre un pochino morbida. Così si andrà a indurire secondo me in maniera considerevole, anche perché poi questo tipo di sistema non permette un ulteriore indurimento. Faccio comunque un'altra volta presente che purtroppo per quanto riguarda il fine corsa, anche se ho cercato di stringerlo al massimo, non riesco a bloccare la vite nel modo corretto. Quindi secondo me anche sul discorso di fine corsa si potrebbe agire direttamente sulla vite interna per cercare di dargli un pochino più di spessore se uno vuole accorciare effettivamente la corsa. Arriviamo adesso alle prime modifiche che cambiano secondo me non di poco il feeling della pedaliera. E guardate un po', naturalmente manderò tutti i video per farvela vedere, non so se i più capiranno, ma adesso i pedali sono molto più verticali. E questo che cosa comporta? Che si crea un asse rispetto al piano che facilita un bel po' la forza che potete applicare soprattutto sul freno, e a mio avviso anche una sorta di comodità. E questo per esempio per me ha portato, soprattutto sulla parte del freno, a poter sfruttare molto più segnale, e sono arrivato tranquillamente all'80 ma anche al 100% del segnale, quindi sfruttare totalmente quello che è il sistema a cella di carico della DC1, cosa che per esempio per l'inclinazione che aveva originariamente e tutto il sistema di elastometri che c'era dietro non riuscivo nella mia postazione. Naturalmente immagino che già molti di voi possano aver montato la pedaliera inclinata in questo modo, ma secondo me a livello di comodità proprio che possiamo avere nelle pedaliere di più alta fascia, la possibilità di avere il pedale in maniera più verticale rispetto al piano dà una comodità nella pressione abbastanza importante. E quindi ho deciso di creare questi piccoli distanziali, vedete, che permettono di montare un pochino più staccata la parte alta del pedale, mantenendo sempre una solidità di base che ha questa pedaliera, ma il pedale, vedete, in realtà risulta anche abbastanza in linea con quello che è il poggiatacco.
personalmente a livello di comodità è un bel miglioramento. Passiamo poi alla modifica cicciuta, il mio kit Dumper Pro. Ragazzi, in questo caso ho fatto varie cose. Prima su tutto naturalmente costruire un kit dumper con quella che adesso la linea e la meccanica che utilizzo sulla DC RR e che ormai ho portato anche sulla DC normale e che quindi dona un effetto idraulico a questo pedale. In più, un'altra modifica importante, come anche ho fatto sulla DC RR, è creare questa sorta di coperchietto che va a limitare la corsa dell'elastomero bianco originale, che secondo me è un pochino morbida, e però in questo modo riesce a donare in maniera molto netta l'effetto di doppio stacco. In più ho creato un kit elastomero, ma che in realtà è una cosa che sto sperimentando da poco anche nella DC normale per andare a sostituire soltanto la parte della molla, e che dà un feeling diverso nella parte iniziale. Naturalmente la modifica potrebbe essere anche senza questo kit elastomere o montando uno dei 2 elastomeri neri già disponibili su questa pedaliera, e questo a seconda anche di quale dei 2 montate offrirà ulteriori tipologie di feeling. Questo, ragazzi, sempre soltanto perché a mio avviso non è che miglioro, io creo delle modifiche in funzione di quelli che sono anche personalmente i miei gusti e cerco quindi di apportare quelle piccole modifiche che vanno un pochino, secondo quella che è anche la mia esperienza fino ad oggi, a donare un feeling di un tipo diverso rispetto a quello che è il feeling originale. Soprattutto in questo caso, togliendo di base un elastomero, perché la pedaliera parte di base con 3 elastomeri che gli donano una corsa a prescindere troppo lunga, secondo me, utilizzarne 2 e addirittura limitarne uno di quelli originali offre sotto al piede un tipo di corsa un pochino diverso. Ma naturalmente a chiacchiere è sempre complicato il feeling, anche in realtà visivamente è difficile farvelo vedere, ma ho preparato dei video per voi. Ragazzi, bentornati. Naturalmente le modifiche che faccio sono quelle che di mio gusto vanno un pochino a modificare quelle che è il feeling di base di tutte le pedaliere che ci sono nel mercato, e secondo me la DC meritava anche lei di qualche upgrade che magari ne stravolgono un pochino tutto il funzionamento, soprattutto nella parte del freno. Per esempio nel mio caso hanno creato anche l'effetto di poter sfruttare di più tutta quanta la cella, cosa che prima riuscivo a farla soltanto al 60%, proprio perché non riuscivo più a premere nella parte finale con la stessa forza che nella parte iniziale. Quindi per me accorciare tutto il percorso per la forza che faccio ha dato la possibilità di dare molta più forza in quel tratto che utilizzo. Spero anche che a livello di design e di tutte le modifiche che ho portato per renderla così vi siano piaciute. Naturalmente tutte le immagini parleranno più chiaro di quello che è in questo momento, ma a mio avviso anche vederla dal vivo direttamente mentre ne parlo fa capire di più quello che è il livello con cui è stato fatto tutto il lavoro. Spero che la rubrica delle mie modifiche continui sempre a crescere di più, spero anche che vi piaccia. Nel caso mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!